Buongiorno, sono Enzo Coccia, siamo a Napoli e precisamente siamo allo Sfizio della Notizia. Oggi non parliamo di pizza al forno, ma parliamo di pizza fritta. Per fare una buona pizza fritta dobbiamo evitare gli errori. Ho voluto raggruppare gli errori grossolani in 6 punti. Il primo errore: non bisogna assolutamente friggere con una temperatura dell'olio troppo bassa. Che significa? Che la pizza fritta cuoce in superficie, ha bisogno di una temperatura di 190 gradi centigradi fino a 205 gradi centigradi. Quindi utilizzate un termometro, controllate la temperatura dell'olio. Si vede che la pizza fritta non tende a salire, la cottura è molto lenta, non cuoce, non prende il colore. Allora noi vediamo che praticamente è bianca, è dura, è piena di olio. Secondo errore: quando fate la fase di manipolazione del disco di pasta, state attenti a non fare sottile a centro. Che significa? Che una pizza sottile a centro rischia di bucarsi. Nell'olio bollente escono tutti gli ingredienti e vi rovina tutto l'olio. E quando andiamo a mettere gli ingredienti nella friggitrice si rompe perché è troppo sottile. Vedi? Sottile a centro. È sottile a centro. Terzo errore: dovete lavorare il disco di pasta con pochissima farina. Per un motivo molto semplice: la farina è composta da amidi. Gli amidi sono dei zuccheri che quando si vanno a ridurre si combinano con una molecola dell'olio. Combinandosi, l'olio, si dice nel gergo, si sporca e la pizza diventa di colore scuro. Tutta questa parte qua che è piena di farina. Allora che cosa succede? Che la molecola dell'olio si concentra con gli amidi della farina e la pizza diventa nera. Quarto errore: impasto non lievitato. Che significa? Se noi non abbiamo un impasto lievitato e andiamo a friggere, avremo una pizza di colore bianco indigeribile che è gommosa. Vediamo che è molto resistente, elastico, gommoso. Guarda qua, quando succede nell'olio non cuoce ed è indigeribile. Vedi? Già c'è la differenza di prima con l'olio. Cosa succede? Che diventa gommosa, caccia tutta una serie di bollicine sopra e l'impasto non è lievitato. Se noi notiamo, vediamo tutte queste bolle. È croccante. Se noi apriamo, non è lievitato, si sfoglia. Quinto errore: come sanno tutti quanti, l'impasto ha una sua fase di crescita, è una sua maturazione e quindi una sua stabilità. Se noi utilizziamo un impasto per fare una pizza fritta decresciuto o collassato, abbiamo una risposta nella padella che la pizza fritta è bianca, non è dorata e ha perso tutti gli zuccheri l'impasto e non è saporita, quindi è qualcosa di terribile e orrendo. Non c'è nulla da fare, la puoi far stare tutto il tempo che vuoi e nella friggitrice a temperatura, ma non cuoce perché ha perso gli zuccheri all'interno dell'amido, ha perso le caratteristiche, perché dorata dovrebbe essere croccante, soffice e leggera. Sesto ed ultimo errore è quando voi avete il disco di pasta.
lo dovete ripiegare su se stesso e dovete fare attenzione che le due parti vengono saldate in modo uniforme. In questo modo, quando andiamo a friggere, abbiamo una pizza chiusa in modo ermetica e perfetta. Se si lascia non perfettamente unito la saldatura tra le tutte e due parti, l'olio entra dentro, c'è una parte di liquido che esce fuoristante e una parte di ingredienti tenta ad uscire. E come dolcis in fundo, non facciamo la pizza perfetta, ma facciamo la pizza dove abbiamo eliminato tutti gli errori. Allora, praticamente abbiamo la temperatura dell'olio idonea, l'impasto lievitato 16 ore, la chiusura ermetica delle due parti soprastante, non è sottile a centro, non è piena di farina, è dorata, è perfetta. Un'ultima cosa volevo dire. Bisogna utilizzare un olio di girasole che ha un punto di fumo molto più alto, che deve arrivare ad un punto di fumo a 225 gradi. Noi abbiamo detto precedentemente che la pizza fritta cuoce a 195 gradi. Questi sono gli errori più grossolani. Se avete qualche dubbio e vi interessa qualche altra informazione, consultate il mio libro La pizza fritta, edito da Guido Tommasi. Buona pizza fritta a tutti e spero che la magia si avveri anche nelle vostre padelle.